Guardate bene, in realtà non ha tantissimi chilometri, però ragazzi, vi voglio far vedere tutti i particolari perché merita. Guardate qua, guardate il motore. Ciao ragazzi, sono tornato, eccomi qua. Oggi cosa abbiamo di bello? KK, come direte, Stefano ne hai fatte tante, ci hai rotto i maroni. Non è proprio così ragazzi, ogni moto una sfida, ogni sfida un divertimento. Allora, questa arriva dal mare, dalla bellissima Sardegna, esattamente da Cagliari. Qualche tempo fa, circa 6 mesi fa, mi ha chiamato una persona che ha recuperato questa moto direttamente da un pollaio e non stiamo scherzando, la moto arriva da un pollaio. In un pollaio c'è di tutto, no? Galline, ovviamente galli, conigli, tutto quello che c'è e anche i topi. I topi hanno fatto festa con questa moto qua, si sono divertiti alla grande in tanti anni. La persona, il proprietario, non aveva voglia di stare lì a restaurarla e l'ha messa in vendita. L'ha comprata Francesco. Francesco è io lo chiamo un ragazzo, sempre della nostra età, che abita a Catania. L'ha comprata, prima mi ha chiamato, io conoscendo la moto gli ho detto che la moto comunque non era in perfette condizioni, anzi era messa veramente male. La moto è un KK nero, quindi è la seconda versione perché uscirono rosse e poi nere. Questa ha già il telaio modificato per quanto riguarda la resistenza, i fazzoletti che poi vi farò vedere, ma comunque li farò saldare per rinforzare, perché come sapete io ci tengo una volta smontata a fare tutto quello che deve essere fatto e me l'ha mandata qua. Lui la moto non l'ha mai vista, allora quando è arrivata la moto io gli ho dato un'occhiata e ho detto fermi tutto, alziamo le mani, ho voluto che lui venisse qua. Ha preso un aereo, sabato mattina si è presentato e mi ha fatto molto piacere perché vedere dal vivo le cose non è come spiegarle in un video o al telefono. Insomma, adesso vi farò vedere questa moto. La moto è conciatissima, veramente conciata. Ovviamente essendo al mare la salsedine se l'è mangiata viva, il motore pure e i topi hanno fatto il resto, diciamo. Ci tengo a fare questo video per farvi capire che tutto è recuperabile. Qualcuno dirà, però è una questione di soldi, costa una follia. Ragazzi, ve l'ho già detto, questo è un sogno, non è una follia. Se una persona la vuole, se uno ci tiene, è una questione intrinseca, i soldi sono solo un mezzo per averla. E fatta come la facciamo noi qua alla Restoring Legend, è come uscita dal concessionario e lui la vuole così. Questo è il KK, questo è l'impianto elettrico che è rimasto, ne ho già provato uno a metterlo per vedere che cosa succedeva. Questo è il suo impianto originale. Come potete vedere, ve lo faccio vedere dal vivo, guardate che roba, se lo sono mangiato, anzi poi il proprietario cercando di farla partire ha fatto tutto sto casino, il che non è, diciamo così, il massimo. Adesso vedo se ne recupero uno di impianto, se no me lo devo rifare in toto e questo è un grosso problema. Guardate bene. In realtà non ha tantissimi chilometri, però ragazzi, vi voglio far vedere tutti i particolari perché merita. Guardate qua, guardate il motore. È come quando Indiana Jones va nelle caverne, no? Nelle grotte che sposta le ragnatele dei ragni giganti. Guardate la marmitta. Guardate qua come siamo messi. Ovviamente io ci ho già più o meno dato un'occhiata perché non potevo non dargliela. Guardate qua dove c'è il telaio, come siamo messi. Stelo della forcella che uno dice perde olio, questo è il minimo. Sì. Guardate, mai visti gli strumenti ruggini? Per me è la prima volta. Qua guardate lo stelo della forcella com'è. Ovviamente non si può pensare che le maniglie e le manopole siano il massimo. Guardate un po' qua.
Eccoci qui, guardate qua. Ecco, questi sono i famosi fazzoletti di rinforzo. Li vedete? Su questa versione è già stato rinforzato il telaio, quindi è difficile trovare una KK originale nera che non abbia il rinforzo. Questi sono i tubi, guardate qua che roba. Cioè, praticamente marci. Questo è il motore, ragazzi, guardate qua che roba. Guardate che roba. È incredibile. Non è bloccato, cioè, bisogna dare atto che non è bloccato. È una cosa, una chicca che volevo farvi vedere. Il topo ci ha fatto la tana là dentro. Non lo apro neanche perché ho paura che mi morde. Magari c'è anche qualche serpente a sonagli. Guardate un po'. Ecco, una cosa strana è che questo qui è intero. Si è salvato. Di solito questi qua si rovinano tutti. Disco ovviamente, frecce spezzate, tutto rotto. Questo rotto. Fili duri come se non ci fosse, cioè pezzi di legno. Insomma ragazzi, un'altra super sfida per la Restoring Legend. E radiatore, guardate qua, sicuramente perderà anche lui. Guardate cosa c'è qui, ragnatele ovunque. E non sto scherzando ragazzi, cioè non è che ce le ho messe io con la bomboletta, Guardate qua. È ovvio che prima di smontarla le darò una bella lavata perché, sai, metterci le mani. Guardate qua il telaietto, anche il telaietto è un pezzo di ruggine. Ovviamente non mi chiedete se funziona il blocchetto perché il blocchetto non funziona. Per fare una prova ho dovuto prenderne un altro, il mio solito blocchetto, grande blocchetto sostitutivo. Una marmitta, incredibile. La parte dietro bella, guardate se pulisco, molto bella. E questa qua invece è completamente arrugginita. Se dovesse partire, secondo me butta fuori il mondo. Dopodiché andiamo nelle parti basse. Guardate che roba, guardate, c'è persino la parte in amianto ancora. Ecco, una cosa che ho notato, secondo me questo motore non l'hanno mai aperto. Guardate la molla come è messa, che quella sarà da riverniciare. Vediamo se la frizione si tira. Sì, è molto gommosa, chissà cosa c'è dentro nel motore. Volevo farvi vedere una cosa. Per vedere se un motore è stato aperto o no, allora, vedete qua, le vedete queste fascette? Allora, queste fascette non tutti quando rimontano i motori le rimontano perché sono un po' una rottura di maroni da montare, ok? In questo caso sono talmente vecchie, ossidate, che secondo me effettivamente non le hanno mai aperte. Ovviamente guardate qua come siamo messi. Vogliamo vedere questo? Si sta spaccando, mi resta tutto in mano, mi resta. E spero che quando la smonto vengano giù i bulloni, perché qui, insomma, guardate un po' qua. Ciao ragazzi, eccomi qua, sono tornato. Oggi iniziamo a rimontare la KK, quella del pollaio. Ve lo ricordate quella KK arrivata da Cagliari, è arrivata qui che aveva comprato Francesco che è di Catania? Bene, ora siamo arrivati a un punto e la stiamo montando, ma la novità cos'è? Che Francesco mi ha chiesto di assistere al montaggio. Ora, come vedete, oggi mi sono tolto una soddisfazione, lavoro in bianco, giusto come un dottore, dai, mettiamola così, anche perché è tutto pulito, tutto bello e quindi è più bello così. Allora, qua con me c'è Francesco, che giustamente molti mi hanno fatto una domanda, ma perché una persona prende una moto così e la fa mettere a posto? Che senso ha? Bene, io ce l'ho qui e adesso lui vi dirà il perché. E non può scappare, stavolta gli ho detto adesso glielo dici perché io non so più che cosa dire. Poi vi faccio vedere un pochettino com'è la moto e poi, visto che alcuni me l'hanno chiesto, mi hanno detto dai facci vedere come la monti a destra manca, vi faccio vedere alcuni passaggi. Ovviamente non c'è niente di preparato se non che tutti i pezzi da montare. Quindi ci saranno sicuramente degli errori e dei problemi. Come dice qualcuno in Formula 1, problemi. Benissimo, ok, ce li abbiamo anche noi perché siamo esseri umani, se non ce li avessimo non saremmo tali. Dai, adesso vi inquadro Francesco e sentiamo un po' cosa ci racconta. Ciao ragazzi, siamo qui da Stefano,
Per me è una grande emozione essere vicino alla mia moto. E mi ha chiesto perché ho ricomprato questa moto e appunto io l'ho ricomprata perché è la moto che ho avuto quando avevo 16 anni. A 18 anni, per passare a una cilindrata più grossa, l'ho ceduta, ma negli anni ce l'avevo sempre nel cuore, per cui appena ho avuto la possibilità ho deciso di ricomprarla. E conosciuto Stefano sui social e via dicendo, ho deciso di farmela ritrasformare come era quando l'ho avuta a 16 anni. Ho visto la passione che ci mette Stefano e quindi mi faceva piacere assistere ai suoi lavori e vedere come la moto riprendeva vita. Ciao a tutti! Tutte le cose che vengono montate ovviamente devono essere ingrassate, quindi due tipi di grasso. Uno abbiamo questo per i cuscinetti e poi abbiamo questo qua che è brutto da vedere, no? È il grasso bianco ed è quello idrorepellente. Ok, questo qui serve praticamente non è quello nautico. Allora, siccome devo montare il forcellone, mi metto sul grasso e poi partiamo. Ovviamente verrà pulito tutto. Stare molto accorti perché c'è la possibilità di romperlo, cioè più che altro non romperlo, ma questa è una delle cose che mi frega sempre. Poi, questo è l'ammortizzatore, invece questo va messo così. Allora, ok, prova a vedere se si muove. Perfetto. Una sospensione l'abbiamo montata. Adesso blocchiamo tutto tranne questo, perché sull'ICI va questa, ragazzi. Questa è la paratia che separa la marmitta, qua c'è la marmitta, ok? Qua c'è l'impianto elettrico, quindi poi va montato così. Siccome poi mi potrebbe dare fastidio nel montaggio, questa la monto per ultima e lascio questo, gli mettiamo giusto il dado. Per fare il resto lo stringiamo. Allora, abbiamo... Vai, vai. Buono? Basta. Ok. Adesso abbiamo la stessa fregatura con quelli lì. Con questi, vedi? Quindi, stessa cosa. Però prendi la 17, quella là, Franco, quella col cricchetto.
Ovviamente qua ci sono, ragazzi, i bulloni autobloccanti, Ok. Adesso questo, aspetta che c'è la boccolina. Aspetta che però io quando non è la devo mettere da parte di qua. Allora, una bella, ma proprio, vedete, un velo, anche qui glielo metto, perché questo è metallo, è ferro, non sono zincati né niente, quindi c'è il problema. Questo abbiamo fatto, mi manca da stringere questo. Stessa cosa per quelli interni. Come ripeto, questo è grasso nautico bianco, brutto da vedere, ragazzi, ma fra 20 anni questa roba la ritirate giù senza fare una piega. Così, facendo anche questo lavoro, sono due cose che si fanno, non ci si dimentica niente. Non è che si deve impastare come un dinosauro, però noi ci mettiamo un po' di questa roba qui, evitiamo nel tempo, soprattutto perché questa roba è praticamente la più soggetta alle intemperie. Allora, stiamo montando la ruota posteriore, perché questa moto KK Bim Bum Bam c'ha il serbatoio sotto, quindi io ho bisogno che la moto mi si alta. Sopra il serbatoio va montato l'impianto, la leva che comanda il freno posteriore, e qui ci va la pompa. Ora, tenendola così io faccio fatica a fare i movimenti, non posso montare il serbatoio e sono in difficoltà. Allora la tecnica qual è? Si monta tutta la parte delle sospensioni posteriore e poi monto sulla ruota di dietro, monterò gli steli della ruota davanti, cioè delle forcella, in modo che poi mettendo la ruota davanti io ho tutta la moto a disposizione. Ora, io uso questo sistema, però ognuno può fare quello che vuole, se qualcuno lo vuole fare, attenzione. Anche il discorso come si chiama, del grasso così, può essere interpretato in tutte le maniere e ogni critica basta che sia positiva e ben accetta, ok? Così facendo, per la mia esperienza, vi posso garantire che ho smontato roba dopo 20 anni ed è venuto giù senza nessun tipo di problema. Ora, adesso come si monta la ruota di dietro? Ci sono delle boccole, una grossa, una piccola, e poi ce ne sono, cioè questa qui che sarebbe la rondella che va a fondo corsa dove c'è il dado, però tra la piastra della pinza e il forcellone c'è un'altra rondella che è qua, eccola qua, ok? Un altro spessore, vedete? Perfetto. Dopodiché c'è quella grossa che si infila qua così, ok? E poi quell'altra. Allora, avviciniamo. Ovviamente questo già, ragazzi, è pieno di grasso fino alle orecchie. Io vado avanti. Andiamo avanti. Se c'è qualcuno che ci dà una mano, ecco, bravissimo. Vedete che inizia a scendere e quindi noi abbiamo già un equilibrio. Adesso c'è da mettere la rondella di qua, e che non è così semplice, perché bisogna fare una bella leva. Allora, prendi la grossa, proprio il vedino.
Ecco, mi mettermelo di qua, di dietro qua. L'abbiamo montato, adesso deve essere la corrente perché come ben sapete l'impianto elettrico l'ho montato nuovo. Venite qua, guarda, avvicinati, giro la chiave, candela nuova ovviamente, ammassa. Boh, corrente arriva, adesso proviamo a mettergli la benzina e vediamo cosa succede. Siamo arrivati, abbiamo montato un po' su tutto, ovviamente improntata, a noi ci piacciono i camini come i dragster. E niente, vediamo un po' se funziona. È ancora un po' nello stato embrionale, però prima di chiudere tutto il motore, catena, mazzi, tutto quanto, devo capire se andava. Ho comprato qua la mia flebo e qua c'è dentro un miscela perché non ho ancora collegato un miscelatore, non c'è neanche il serbatoio. Quindi detto questo io proverei, vediamo un attimino, che non c'è neanche il cruscotto, una mazza, niente, proprio crudi. Siamo soddisfatti, ragazzi, fucilera per tutti. Ciao ragazzi, Restoring Legend, sono tornato stavolta, gli do la carezza perché questa la merita. Sapete che cos'è questa? Non sapete che cos'è? Questa è la KK del pollaio. Guardate che roba. Quando usciva ve lo devo dire da solo, sono stato bravissimo perché quando sono uscito dal concessionario secondo me non era proprio così. Ci sono stato dietro che ragazzi è una cosa incredibile. Quindi ragazzi sono riuscito a finirla, ci ho impiegato un bel po', però ci sono riuscito. Ora, che cosa è rimasto di questa KK originale? Il telaio, la targa e le chiocciole, i carter del motore. Tutto il resto qui l'abbiamo fatto nuovo, impianto elettrico, tutto, perché ora avete visto che era distrutta. Ora io devo dire grazie a Francesco, che è il proprietario, che è venuto su anche da Catania, io sono a Milano, lo sapete, per stare con me quando io l'ho montata. Ci sono stati dei problemi, perché ovviamente non è che uno riesce a fare una roba del genere senza avere problemi, perché quelli che fanno le cose, come dire, Art Attack e così via, mi spiace, non è proprio così. Allora, carenatura, è la prima KK nera che faccio, sapete per me mi piace il rosso, però ragazzi quando una cosa è bella è bella. Io non smetterò mai di vederla, mi dispiace che va via. Il parafango di dietro ragazzi sarà incredibile, ma è stato verniciato, goffrato come l'originale, ok? Quindi questa moto praticamente è nuova. Ora io non la posso provare perché ovviamente diventa un problema, senza assicurazione ci sono dei problemi tecnici e logistici. Come sapete io sono a Milano e con l'area B appena ti beccano ti fanno un gran mazzo. Poi sentiamolo un attimino. Adesso è fredda, facciamola scaldare un attimo. Gira che è un orologio. Ragazzi, sono contentissimo, che bello. Sì, perché questo lavoro sarà anche, molti mi dicono ti diverti, è vero, e non posso negarlo, però mi faccio anche un gran mazzo, perché chi mi conosce sa che anche la notte, il sabato e la domenica lavoro sempre. Però, come vi ho sempre detto, per me questa non è una passione, oramai è diventata una missione. Qualsiasi cosa mi portano di questo genere io la devo fare nuova. Certo, non è economico, però i risultati si vedono. Niente ragazzi, cosa vi posso dire? Dal pollaio c'è una trasmissione che dice dal pollaio alla pista. Io qua dal pollaio alla pista non lo posso fare, però dal pollaio alla strada l'ho fatto anch'io. Nel mio piccolo
ci sono riuscito. Grazie a tutti ragazzi e ricordatevi che dove c'è Gilera c'è casa. Ciao ciao!